Ciao ragazzi e bentornati qui sul mio canale, io sono Michele ed oggi è arrivato un prodotto che attendevo particolarmente, anzi non vedevo l'ora di portarvelo qui sul canale. Sto parlando di un drone e più nello specifico del nuovo Fimi X8 SE versione 2022 di Xiaomi. E siamo già arrivati alla sua terza versione, il primo è stato il Fimi X8 SE 2018, vabbè senza sigla finale però l'avete capito, poi c'è stato il Fimi X8 SE 2020 che è ancora qui dietro alle mie spalle e lo prenderemo in mano tra un istante ed ora il nuovo modello 2022 e ve lo dico subito, esteticamente non cambia quasi nulla rispetto ai modelli precedenti ma la sostanza invece cambia e come. I Fimi X8 SE sono sempre stati, almeno a mio parere, una delle poche valide alternative economiche ai droni della DJI, almeno nella fascia di prezzo medio-bassa. Infatti è possibile acquistare questi droni e anche il nuovo modello Fimi X8 SE versione 2022 tramite i miei link e coupon che trovate qui sotto in descrizione video e nel mio canale Telegram ufficiale Tech by Sales, linkato anch'esso qui sotto, per un prezzo di poco inferiore ai 400 euro. E capite bene che per questo prezzo trovare un drone con questa qualità e con questa sostanza è praticamente impossibile. Ma detto questo, sicuramente in tanti già conosceranno questa famiglia di droni, ma andiamo a vedere più nello specifico cos'ha di diverso, cos'ha di nuovo il nuovo modello 2022. E iniziamo proprio con un bel unboxing più analisi tecnica, anche perché non posso fare altro dato che a Bari dopo un mese di tempo bellissimo e temperature alte ha iniziato a piovere proprio il giorno in cui mi è arrivato questo Fimi X8 SE versione 2022, ma vabbè, è normale che sia così. Comunque iniziamo a scoprire cosa ci rivela la confezione, proprio partendo dal nuovo sensore Sony 4K HDR, ora da 48 megapixel, mezzo pollice, apertura maggiore, quindi qualità di foto e video superiore e maggior qualità anche nelle riprese al buio o comunque con scarsa illuminazione ambientale. È stato migliorato anche il gimbal o gimbal, mi prendete sempre in giro per questa mia pronuncia, però credo sia corretto in entrambi i modi. Il gimbal ora permette una stabilizzazione di maggior qualità. Il drone è sempre pieghevole, nuovo anche il protocollo radio dal nome Rocklink di terza generazione che ora permette fino a 10 km di range di controllo e 800 metri di altezza massima, oltre a una latenza inferiore, un ritardo di risposta dal comando al drone alla schermata FPV sul nostro smartphone, quindi tantissima roba. 35 minuti di autonomia di volo, quindi un piccolo upgrade anche sotto questo aspetto, V+ atterraggio di precisione e infine remote ID. Questo permetterà al Fimi X8 SE 2022 di adeguarsi al meglio alle nuove disposizioni europee di EASA. Come vedete ragazzi il sigillo è ancora intatto, aspettavo proprio voi per aprirlo insieme perché mi piace scoprire questi nuovi droni insieme a voi e andiamo. Allora, ve l'ho già anticipato poco fa e non è una novità, esteticamente non cambia quasi nulla rispetto al precedente modello, come potete ben vedere. Anche il packaging è praticamente lo stesso, diciamo squadra che vince non si cambia, però una precisazione a Fimi, cercate di allargare un po' la confezione perché i motori premono troppo contro la scatola e non è il massimo. Poi abbiamo il QR code per scaricare subito l'applicazione sul nostro smartphone Apple o Android, quindi iOS o Android, il contenuto della confezione che andiamo ora a scoprire insieme. Intanto c'è un manualino di istruzioni in inglese e cinese, anzi quella, perdonatemi, è la garanzia. Questo è invece il manuale di istruzioni. Abbiamo il radiocomando che secondo me è uno dei punti di forza di questo drone, ma lo vedremo tra un istante. Vediamo prima gli accessori: 3 paia di eliche, il cavo di alimentazione come vedete con presa italiana, i soliti 3 cavetti per collegare il nostro smartphone al radiocomando, quindi Lightning, USB Type-C e micro USB, e infine il bel caricatore per caricare una batteria alla volta che funziona bene, permette una ricarica completa in poco tempo comunque, e le batterie sono smart, quindi si autobilanciano quando non vengono utilizzate per un certo periodo di tempo. Qui abbiamo invece il drone, è sempre questo polistirolo. Cosa ci perde Fimi a fare una protezione per il gimbal? Persino il piccolo Fimi X8
Mini ha una protezione, invece il Filmix 8 SE no, e questo io non me lo so spiegare. Comunque mettiamolo da parte, vediamo cos'altro troviamo in confezione. Abbiamo altre 3 paia di eliche. Passiamo ora a vedere insieme il radiocomando. Bello, bello come sempre, questo bianco molto in stile Xiaomi, è gommato, credo abbia un grip migliore rispetto al precedente modello, si può sempre aprire in orizzontale e secondo me è molto comodo avere il display al centro e non sopra o sotto, si apre molto, quindi potete inserirci anche un tablet tranquillamente di 8 pollici, forse anche qualcosina in più. Vediamo se è stato migliorato anche il feeling degli stick di controllo. Sì, mi sembrano molto più reattivi, secondo me è stato migliorato, è stata migliorata la molla, diciamolo in termini molto semplici, il ritorno degli stick, sempre molto precisi comunque e di buona qualità. Come di buona qualità è il radiocomando con questa levetta totalmente personalizzabile tramite l'applicazione, il tasto di atterraggio e decollo automatico, il tasto per accendere il radiocomando, qui sotto abbiamo anche i LED di carica, sono 4, il radiocomando arriva anche lui in uno stato di storage, diciamo, quindi bisogna ricaricarlo. Questo è lo switch per attivare il ritorno a casa automatico o per volare normalmente. Abbiamo 2 ghiere, che bello trovare 2 ghiere su un drone, ormai sono una rarità. Una serve per regolare l'angolazione del gimbal, l'altra per regolare manualmente l'esposizione. Poi abbiamo 2 tasti per scattare foto e registrare video. Qui sotto abbiamo anche lo sportellino con la USB e la micro USB per la ricarica. Mi sarei aspettato finalmente una USB Type-C, ma purtroppo ancora così non è. Una batteria integrata da 3900 mAh, 3.7 volt. Ed eccolo qui ragazzi il drone. Si presenta sempre molto bene, se non fosse per questa protezione per il gimbal che io continuo a sostenere sia ridicola. Il drone in sé è costruito molto bene con questa placca metallica qui sotto che permette di dissipare al meglio il calore. Abbiamo il sonar più la VPU, questo drone è precisissimo in volo, anche nell'atterraggio automatico di precisione non manca mai il landing pad e lo vedremo poi nella prova di volo vera e propria. Ci sono i piedini di atterraggio, non è un drone costruito a risparmio anche perché il peso è superiore ai 500 grammi, 766 grammi, quindi non è un drone sotto i 250 grammi. Per pilotarlo vi servirà il patentino che potete ottenere in modo totalmente gratuito, semplice, in pochi minuti, un paio d'ore al massimo, tramite il portale lussemburghese. Recuperate la mia guida, il mio video in cui ne parlo nella scheda qui in alto a destra. Fatelo tutti perché vi insegna anche le basi per volare in sicurezza, è utilissimo, credetemi. Ma torniamo al drone che esteticamente trovo sia uno dei più belli in assoluto sul mercato. Peccato che non sia stato ancora implementato un sistema anticollisione, perché la parte frontale secondo me sembrerebbe essere fatta apposta per questo. Abbiamo i bracci pieghevoli e una volta aperto il drone ha delle dimensioni comunque importanti, nonostante i bracci siano abbastanza sottili, però è un drone che dà una bella sensazione di solidità. I motori sono brushless ovviamente, io non ho mai avuto nessun tipo di problema sotto questo aspetto, quindi assolutamente di qualità fantastica. Anzi, ora il drone è persino waterproof, è in grado di resistere a pioggia e neve moderata, quindi potreste anche volare in condizioni diciamo estreme per altri droni. Io consiglio sempre di non farlo per questioni di sicurezza, però Fimi dice che potete farlo ed è migliorata anche la resistenza al vento, ora di livello 8. Abbiamo nella parte frontale come sempre la cam 4K, sensore Sony 48 megapixel, mezzo pollice, apertura maggiore, quindi qualità superiore quest'anno. Qui abbiamo uno sportellino dove inserire la micro SD che non è presente, abbiamo l'ingresso micro USB per collegarlo al PC e lo switch per utilizzare solo lo smartphone invece che il radiocomando. Qui dietro abbiamo i LED di segnalazione, non abbiamo nient'altro. Il drone è molto pulito esteticamente, materiali ottimi. Proviamo ad accenderlo, anzi prima vediamo la batteria insieme. Quella di destra è la batteria del precedente modello, quella di sinistra è quella del nuovo Filmix 8 SE versione 2022 e sono praticamente identiche. È identico anche il modello DC02A
5, quindi batterie perfettamente intercambiabili da vecchio a nuovo modello. In alto abbiamo il LED che ci mostra lo stato di carica residuo della batteria. Posizionarla è semplicissimo, ci basterà premere questi due tastini per estrarla e premerla così per inserirla. Proviamo ad accendere il drone. Ed eccolo. Troviamo sempre nella parte posteriore il doppio LED, troviamo anche i LED sui bracci, uno verde e uno rosso. Drone cinese, ma che come colore ricorda tanto la bandiera italiana, almeno visto frontalmente. Acceso è un drone davvero molto bello, e potete notare anche il gimbal che ha già iniziato a fare il suo lavoro stabilizzando la cam. Vi mostro anche un dettaglio nella pancia del drone. Rispetto al modello precedente, quello di destra, non notiamo delle particolari differenze o nuove marcature, a parte questo 10 qui sul nuovo modello. Non so a cosa si riferisca, ditemelo voi nei commenti se ne sapete più di me. Ovviamente cambia anche la data di produzione, novembre 2021 per il nuovo modello e maggio 2020 per il mio precedente Fimi X8 SE. Per il resto sono praticamente identici. Bene ragazzi, e questo è il nuovo Fimi X8 SE versione 2022, che rappresenta un bel aggiornamento del precedente modello, di cui conserva anche tutte le altre caratteristiche di cui non vi ho parlato, come il GPS GLONASS, Beidou, l'Active Track, il Follow Me, tante funzionalità di volo smart che andremo a vedere più nel dettaglio nella prova di volo vera e propria. Su questo modello abbiamo una cam migliore, più autonomia, più resistenza al vento, alle intemperie, un nuovo sistema di controllo radio e poco altro insomma. Ma considerando che il prezzo è rimasto pressoché invariato rispetto al modello 2020, questo upgrade è più che gradito. Segnalo inoltre che oltre al radiocomando base che troviamo nella confezione di vendita, nelle prossime settimane sarà possibile acquistare anche la versione Pro, un radiocomando con display e sistema operativo integrati, a mio parere molto più comodo. Certo, ci sarà da scoprire insieme il prezzo, io ovviamente lo proverò, ve lo recensirò, ve ne parlerò e vi porterò le prime offerte e coupon dedicate sia al nuovo radiocomando sia al drone in sé, al Fimi X8 SE versione 2022, di cui già trovate alcune offerte, direttamente nel mio canale Telegram ufficiale TechBest Deals, linkato qui sotto in descrizione video. Entrateci subito, cercate Fimi X8 SE versione 2022 e troverete tutto quello che vi serve per acquistare subito questo drone, che secondo me è una delle più valide alternative alla DJI, almeno nella sua fascia di prezzo. Uno dei migliori droni per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo. Tanta qualità e tanta sostanza. E detto questo amici, ora voglio sapere la vostra opinione. Cosa ne pensate del nuovo Fimi X8 SE versione 2022? Lo trovate un upgrade interessante rispetto al precedente modello, oppure potevamo farne anche a meno? Avreste inserito qualcos'altro oltre a tutto ciò di cui vi ho parlato in questo video? Beh, parliamone insieme qui sotto nei commenti, e se questo video vi è piaciuto, se l'avete trovato interessante o se vi ha almeno intrattenuti per qualche istante, beh, potete supportarmi molto semplicemente con un like, un commento, una condivisione, iscrivendovi a questo canale e attivando la campanellina per non perdervi le notifiche dei miei nuovi prossimi video. Detto questo amici, io aspetto che smetta di piovere qui a Bari in modo da potervi portare una prova di volo completa con analisi del drone in volo e della sua applicazione. Ci vediamo tra qualche giorno. Io ora vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video, sempre che voi vogliate, sempre qui su Addicted to Tech. Alla prossima, ciao ragazzi!